In attesa della famosa riunione dei creditori è il caso di tirare le somme e di analizzare le due possibilità per KTM. Correrà oppure no? Nel caso si decide di non farla correre, allora ciaone. Però diciamo che questa ipotesi, dai rumors che emergono, è quasi impossibile. Troveranno il modo di far correre KTM in MotoGP e in Moto3, quindi sospiro di sollievo, ma non sarà né facile né divertente. Volete sapere come saranno le moto dei diversi team? Quali trattamenti riceveranno i piloti? Volete un po' di dettagli su quello che, in base alle informazioni che ho, sta per succedere anche in Moto3? E io ve le do. Dai! Oh, ciao da Mister Helmet. Allora, parliamo di KTM e delle decisioni sul suo imminente futuro racing da parte di quello che, per riassumere, chiamiamo curatore fallimentare Peter Vogel. Come la penso io sul fare una stagione di MotoGP con l'operai a casa, l'ho già detto diverse volte, però noi non ci occupiamo né di etica né di morale. Diciamo che in qualunque altro caso non ci sarebbe stato proprio da discutere sul correre o meno, ma questo è un caso un po' diverso, ok? Evidentemente viene ritenuto che KTM possa perdere ulteriore valore e appeal di mercato nel caso non facesse la MotoGP, almeno per la stagione prossima, e quindi questi rumors dicono che si dovrebbe proseguire. Ok, poi io vi ho detto come la penso, no? Ad andare di lusso a KTM arriverà al 2026 e poi per il 2027 farà come ha fatto in decine di altre occasioni, come decine di altre occasioni della sua storia. KTM ha improvvisamente mollato per le famose due definizioni, no? Questioni regolamentari e ottimizzazione delle risorse. In questo video qua io vi ho mostrato tutte le volte che KTM ha mollato le corse, ok? Ma come farà alla fine? Allora, ecco le basi e le modalità. Poi vi faccio la lista degli impatti che queste scelte obbligate avranno su tutto il gruppo di lavoro. La prima cosa pesante, questa è la prima cosa pesante, e dovete tenerne conto e non si scappa da questo, è che non ci saranno sviluppi per nessuno, zero spaccato. Chi dice diversamente mente. La seconda cosa pesante è che di queste 4 moto MotoGP a zero sviluppo, il 100% della attenzione disponibile sarà suddivisa, nemmeno troppo equamente, tra le due moto di Acosta e Binder. Questo a meno di risultati eccezionalmente positivi di Bastianini e Vignales, ma vi garantisco che l'unico pensiero di KTM al momento è non perdere Acosta prima del previsto. Cioè Acosta, per come la vedo io, è già virtualmente perduto, ma l'obiettivo è di non perderlo subito. Il resto è un gigantesco sticazzi gonfiabile per quello che succede agli altri, perché è già tanto mettere 4 moto in pista e io ancora non sono sicuro al 100% che succederà. Ok? 2 moto KTM Factory saranno affidate alla direzione di Aki Ayo, e il resto dell'attività sarà affidata al Team Tech 3 di cui KTM non si preoccuperà troppo. Il Team Tech 3 che paradossalmente dal punto di vista finanziario rischia di essere persino messo meglio del team ufficiale, però questo solo nel caso che Hervé Poncharal, che è il suo proprietario, vorrà continuare a metterci dei soldi, altrimenti la vita delle altre due moto KTM di Bastianini e Vignales sarà affidata alla buona volontà di Aki Ayo, che io, sempre in quel video che dice un po' di cose interessanti, secondo me, ho chiamato di equalizer, ok? Per il resto, tecnicamente, ci saranno solo le briciole, ok? Apro una parentesi e vi dico quale sarà al di là di KTM che continua o no dopo il 2026 e secondo me non continuerà, ehm, quello che sarà il destino, ok? Il ritiro di Poncharal, abbastanza vicino per via dell'età, vedrà subentrare Aki Ayo, che finalmente debutterà in MotoGP con un suo team, una sua squadra, una sua struttura,
tenete conto che Acciaio ha tutta la potenza finanziaria, economica e organizzativa per fare il grande passo, e quello di KTM per lui è il classico problema opportunità. È vero che KTM è un gran problema, ma per lui questo è una opportunità. Per questo vi ho detto che Acciaio, mentre farà il team manager per KTM, inizierà a supportare il team di Poncharal, probabilmente personalmente con la sua struttura. Tenete conto che ogni team della MotoGP è obbligato per regolamento ad avere una hospitality, e quella di KTM è Red Bull, l'avete vista 1000 volte e ci sarà, però quella di Gas Gas di Poncharal è in realtà di KTM, e quindi ci vuole un altro $500,000 all'anno. Ve la faccio vedere, eccola qui, l'hospitality Gas Gas ex Suzuki che Poncharal ha sempre fatto pagare a KTM, ok? Questa foto è di Matt Oxley, l'altra cosa brutta che vi devo dire è che dopo aver parlato delle risorse che mancano e come saranno distribuite, la parte brutta è come saranno distribuite le risorse che pochissime invece ci sono, ok? Però prima vi devo presentare un amico, ok? Allora, noi facciamo sempre i fighi a parlare di velocità, ok? Però anche online bisogna andare veloci, però l'importante è non rischiare di cadere e di non farsi colpire, ok? Se vi connettete ad un wifi pubblico in viaggio siete praticamente invulnerabili, come foste nudi senza casco a 180 in autostrada, è praticamente uguale. Allora, con NordVPN invece mettete la sicurezza prima di tutto, e quindi NordVPN crittografa la connessione, cioè ve la rende cifrata, blocca i malware che potreste scaricare e i siti pericolosi, e soprattutto viaggia a velocità da ideal time, da giro veloce, da pole position, grazie al fatto che ha 7100 server in 118 paesi, ok? Funziona su 10 dispositivi, quindi con un account, una registrazione, un acquisto di NordVPN vi beccate la possibilità di usare il vostro cellulare, l'altro cellulare, il tablet, il PC fisso, la Smart TV, l'Android Auto o Apple CarPlay, quello che è, in più qualche diciamo dispositivo di fidanzata, mamma o papà, che sono sempre più imbranati, ok? Quindi vi copre sotto tutta la linea, ok? Quindi nordvpn.com/Mr. Helmet, eccolo qua, vi fate un giro su questo link e scoprite tutte le opportunità che NordVPN vi dà con i vari tipi di abbonamento, e in più supportate questa pagina perché, ragazzi, siete già in tanti ad aver fatto NordVPN e non avete un'idea di che aiuto avete dato ad una informazione indipendente. Ok, parlavamo della gestione delle risorse. Allora, il fatto che KTM avrà il permesso di correre non significa che potrà fare quello che vuole. Ok, la gestione, attenzione, ve lo dico, voglio che sia chiaro, sarà praticamente una gestione mensile. Il curatore Vögel tratterà, diciamo così, la questione come una normale faccenda aziendale, ok? Darà i soldi con il contagocce, quindi una gestione mensile e per certe cose anche meno, quindi zero pianificazione, una specie di paghetta, la paghetta. C'è chi non ha capito quanto è drastico questo approccio e chi invece l'ha capito, ma comunque io vi voglio dare un'idea sul tipo di impatto che una situazione del genere ha su un'attività racing che di solito vive al contrario del mensile, vive di pianificazione pluriennale. Allora, passare da una pianificazione pluriennale a mensile in un team di corse di MotoGP comporta tutta una serie di svantaggi dal punto di vista organizzativo. Ve li ho messi sul punto. Punto 1, mancanza di pianificazione a lungo termine. Ok, quindi c'è sviluppo tecnologico azzerato, ma questo lo sapevate già, instabilità delle strategie di gara perché i piani di sviluppo possono essere adattati solo a breve termine, quindi non c'è la possibilità di costruire una visione competitiva, si ragiona volta per volta. Ok? Punto 2, incertezza economica pendente, cioè c'è il rischio di
interruzione delle attività, se il mensile, la paghetta non arriva e i pagamenti vengono sospesi o ritardati, l'intero programma si ferma, non ci sono scherzi e Peter Fegel non transige, quindi interrompe le attività di gara di sviluppo. Non arriva il mensile, non si corre. Dipendenza dei risultati immediati, cioè il team può ragionare solo su strategie conservative, quindi per avere risultati minimi, insomma, in pratica i piloti devono portare la moto a casa e possibilmente non le devono spaccare, ok? Senza provarci mai, ok? Forse. Punto 3, problemi nella gestione delle risorse. Quindi ci sarà la difficoltà di mantenere il personale valido perché tecnici, ingegneri e piloti avranno una mancanza di sicurezza lavorativa. Quindi il rischio è perdere veramente le risorse migliori e di avere gente che pensa ai problemi che potrà avere e quindi non è tranquilla. Ci sarà poi il discorso dello stock dei materiali, perché l'acquisto dei pezzi di ricambio e materiali per la stagione richiede molto spesso investimenti anticipati. Non si può lavorare con un pezzo solo nel cassetto, ok? Con un budget mensile potrebbe essere difficile gestire questi costi o gestire le situazioni impreviste. Tipo, vi faccio un esempio, le frequenti cadute di Acosta, tanto per dirne una, o quella di Bastianini nei test in cui ha distrutto la moto, potrebbero diventare dei problemi veramente insormontabili. Okay? Al punto 4, relazioni instabili con fornitori e partner. Eh sì, perché i fornitori preferiscono lavorare con un team che intanto gli dà contratti a lungo termine, un budget mensile non te lo consente e poi soprattutto ehm, potrebbe ridurre la disponibilità di componenti critici o mettere i fornitori in condizione di preferire interlocutori di diverso tipo, mettendo KTM in coda con quello che ne deriva. E poi le sponsorizzazioni deboli, perché i partner commerciali potrebbero essere un pochino riluttanti a investire in un progetto che non offre la stabilità a lungo termine. Pensate ad uno sponsor piccolino che fa un sacrificio, è rischioso investire su un progetto in bilico. In questa situazione Tech3 è favorito per certi versi, però non lo so neanche quanto, dipende da quanti soldi vorrà mettere Poncharal. Punto 5, limitazione nella gestione delle competizioni, quindi a parte c'è il problema della logistica che vedremo a parte, poi ci sarà il discorso dello scarso supporto in pista perché mancheranno le risorse per gli aggiornamenti, i tecnici e i personali di supporto durante le gare e poi ci sarà diciamo così, sempre una situazione di difficoltà, diciamo così, palpabile. Punto 6, pressione sui risultati immediati, cioè lo staff non può perdersi in soluzioni innovative, un percorso di sviluppo piuttosto che un altro, uno sviluppa una cosa, uno sviluppa l'altra, in realtà no. E invece di far partire due progetti o due valutazioni, bisogna fare un solo lavoro e soprattutto ci sarà un grande rischio di errori perché il fatto di dover avere risultati immediati potrebbe portare a decisioni affrettate. Questo è una cosa che insomma può succedere e non succedere, però il rischio c'è. Quindi in sintesi un budget mensile limita abbastanza pesantemente la capacità del team di pianificare e competere a lungo termine, aumenta i rischi organizzativi, riduce le possibilità perché dovete tenere conto che un campionato del mondo della MotoGP non è una gara dei 100 metri, non è una gara di velocità, ma è una maratona, è lunghissimo, ha un sacco di appuntamenti e bisogna essere presenti e appuntiti sempre. Ok, un discorso a parte da questo punto di vista qua, che è veramente il pericolo della situazione, lo merita la logistica. Ok, fino ad ora abbiamo parlato delle difficoltà in pista, però in pista sarà già molto difficile anche arrivarci. Ok. Il discorso logistico è un problema vero. Vi faccio un esempio, ok? Potrebbero esserci problemi di prenotazione, ok? La prenotazione dei voli per i team si fa tutta prima e quindi si paga e ci vogliono i soldi. Con un budget mensile viene difficile, ok? Bloccare i voli in anticipo. Poi magari tenete conto, spostamenti last minute, i biglietti costano molto di più e quindi poi ci sono i costi complessivi che aumentano. Bisogna avere sempre i soldi pronti perché se salta un gran premio, si sposta, succede qualcosa, non è più come prima. Tenete conto anche che c'è il problema degli hotel e degli alloggi, al di là della dichiarazione surreale delle stanze doppie, gli hotel nelle vicinanze dei circuiti tendono a costare di più, quindi rischi di dover mandare il personale in situazioni molto più popolari e meno diciamo così, raffinate, ok, con il fastidio che ne deriva. Quindi tenete conto che dopo ci sono tempi di costi e costi di trasporto perché c'è anche il trasporto merci
e soprattutto le moto e i ricambi vengono spedite tutte prima con cargo specializzati e quindi se ne occupa Dorna, però il materiale tu ce lo devi avere pronto, devi averlo preparato con molto anticipo e poi ci sono le migliaia di piccole spedizioni last minute di cose quando sei in Europa e queste sono cose costosissime, ok? Poi ci sono, tenete conto che ci sono altri impatti, quelli appunto che dicevo prima, dal punto di vista degli spostamenti di calendario, cancellazione, spostamento gare, e qui altri soldi. E quindi se tu hai un budget mensile queste cose non le puoi gestire, perché se lo budget mensile te lo sei speso magari per fare interventi alle carene o comprare degli scarichi nuovi perché li hai piegati completamente, qui io non lo so come puoi fare, ok? E ci sono, ripeto, riprenotazioni, riacquisti e tutto il resto. E poi ve lo dicevo, lo sapete che i voli comprati all'ultimo costano di più, ma adesso non mi voglio perdere su questa roba qua, ma tenete conto che tutto costerà veramente di più se non lo pianifichi, compresi, che ne so, i noleggi delle auto, i trasporti locali e le fesserie, solo le macchine per andare in circuito dove servono e tutto il resto. Quindi tenete conto che questi causeranno notevoli problemi di coordinamento logistico, ma soprattutto di stress, perché fino all'anno scorso il team era abituato a lavorare diversamente, ok? Tenete conto che c'è un personale che avrà un carico di stress con diciamo così problemi logistici maggiore perché soprattutto queste persone fino all'anno scorso lavoravano in situazione di benessere, mentre adesso tutto questo sarà applicato ad un team che già subisce delle riduzioni di personale, ok? Perché dovete tenere conto che la necessità di risparmiare porterà KTM sicuramente a ridurre il personale in trasferta, a rinunciare a risorse utili e questa cosa sarà di alto impatto perché KTM con i team è sempre stata abituata a lavorare con risorse abbondanti, da qui i costi altissimi che aveva, oltre la norma, mentre adesso sarà decisamente sottodimensionata da capire cosa succederà per Tech3 che si appoggiava molto a KTM e adesso KTM non, praticamente gli dirà che non c'è, ok? E adesso 2 minuti sulla Moto3 che è messa anche peggio. Allora vi spiego come funziona, come ha sempre funzionato la Moto3. È sempre stata gestita così. A inizio campionato c'è sempre stato l'arrivo di tutto il materiale prima dei test, diciamo a gennaio, febbraio, così. E adesso arriverà invece in 2 o più tranche perché il materiale non è disponibile. Quindi una volta arrivavano anche, li dovevi pagare, insomma, ma arrivavano motori e cambi nuovi. Quest'anno non ci saranno né motori né cambi nuovi. Tutto verrà sempre revisionato, revisionato, revisionato e non cambiato. È logico pensare da un lato che non è che i motori lo revisioni una volta sola e poi lo butti via, ma è altrettanto lecito pensare che dopo 1, 2, 3 revisioni il motore non sarà come nuovo. Stesso ragionamento, ok, per la Rookies Cup. Infatti Carmelo sta cercando dei sostituti nel tempo medio, che non sia questa stagione perché è troppo tardi, ma in un tempo ragionevolmente veloce, in un breve medio periodo, un sostituto che potrebbe essere Honda magari o in qualche altra situazione o addirittura per la Rookies Cup sempre Honda oppure Ovale, ricordato perché è finito diciamo così, il discorso dei pezzi nuovi per queste categorie qui, che quindi si dovranno fare alla bella e meglio. Ok. Questo per dirvi in sintesi alla fine del video che KTM le corse molto probabilmente ci può sempre essere una percentuale che faccia saltare tutto. Dicevo, molto probabilmente le farà, ma sarà una KTM sia dal punto di vista del team della MotoGP, sia dal punto di vista della gestione di 2 campionati come sono quelli della Moto3 che praticamente vede un sacco di KTM, che della Rookies Cup dove KTM è l'unica modo, sarà una KTM irriconoscibile. Va bene? Mi piacerebbe sapere se questa analisi vi torna e cosa ne pensate voi, sia dal punto di vista della possibilità di realizzazione di questa cosa, sia dal punto di vista di quali potrebbero essere i punti più dolenti di una situazione di questo tipo. Io vi ringrazio, vi chiedo sempre di supportare il canale, mettete il like, iscrivetevi e se potete abbonatevi per supportare un'informazione indipendente. Ciao a tutti, ciao da Mr. Helmet.
e dai che inizia il campionato.